Ciao a tutti, sono Nicola e benvenuti nel mio canale. Se non vi siete già iscritti, iscrivetevi pure sotto e lasciate un like. La pillola di oggi invece riguarderà una delle modalità per gestire al meglio le proprie attività quotidiane. Ma prima, sigla! Rieccoci dunque. Lasciatemi introdurre l'argomento di oggi. Le nostre vite, la nostra vita quotidiana, è piena di attività da svolgere. Di solito ci alziamo con una certa idea, con delle convinzioni su cosa andremo a fare durante la giornata e spesso però, durante il progredire della giornata, la nostra attenzione vira brutalmente su problematiche o su emergenze e quindi arriviamo spesso la sera che ci poniamo il problema di che cosa abbiamo fatto durante la giornata. Quante volte vi capita appunto di porvi questa domanda o avere questa sensazione oggi non ho combinato niente, quando in realtà magari avete svolto molte attività ma nessuna era tra quelle che vi eravate proposti e prefissati per quel giorno? Oppure quante volte andate a dormire e improvvisamente vi ricordate che un'attività importante quel giorno non è stata conclusa, non è stata fatta ed era la cosa più importante che avreste dovuto fare durante quel giorno? Per ovviare a questo problema vorrei condividervi la soluzione che ho individuato ormai da mesi e che tutto sommato sta funzionando per me. Semplicemente ogni volta che emerge un problema, ogni volta che emerge un'attività, un qualcosa da fare e non posso farlo in quell'esatto momento, io me la segno e realizzo praticamente una lista delle attività. Man mano che queste attività vengono fatte, le depenno e le cancello. Attualmente ho visto che questo sistema funziona molto bene perché la mattina, quando mi alzo, faccio tutta una serie di attività. Una di queste è appunto controllare le attività e le cose da fare durante il giorno. Di solito appunto vado a individuare almeno 5 attività che durante quella giornata dovrò fare e me le fisso per quel giorno. Le altre le posticipo al giorno successivo, alla settimana successiva, magari le ripiazzo, le posiziono correttamente se hanno una scadenza, se hanno una particolare data a cui sono legate. Questo mi permette sostanzialmente di strutturare e avere un focus per la giornata. Dovete infatti sapere che comunque quando abbiamo una lista delle attività e le depenniamo, abbiamo anche una sorta di gratificazione, perché il nostro cervello rilascia un ormone chiamato dopamina che ci gratifica molto per aver concluso questa attività. La dopamina è anche l'ormone che rilasciamo quando riceviamo un like sui social. È un ormone veramente veramente potente e che ci stimola a ottenere sempre di più obiettivi, a essere sempre più produttivi durante l'arco della giornata. Ma giustamente voi direte: ok, fai la tua bellissima lista su un foglio di carta o con i tuoi post-it, poi però non sei più in quel posto, non hai più il post-it sotto mano, non hai più i fogli sotto mano e ti dimentichi. Ed è qui che vi faccio una domanda. Qual è l'oggetto che abbiamo sempre con noi? Qual è l'oggetto che non perdiamo mai di vista? La risposta è molto semplice: il cellulare. Chi di noi non ha sempre il cellulare con sé? Quindi la soluzione che ho individuato è di gestire la mia lista delle attività nel cellulare. Appena emerge qualcosa, la segno subito sul cellulare. Appena faccio qualcosa, la depenno subito dal cellulare. Questo mi permette di avere sempre con me la lista delle mie attività pendenti e delle cose che devo fare durante il giorno. Fidatevi che questa cosa è molto molto potente perché spesso e volentieri in pausa pranzo, durante la pausa caffè, oppure mentre sto un attimo distraendomi dal lavoro attuale, magari butto un occhio al cellulare e ho il widget o comunque le notifiche del cellulare che mi mostrano tutte le cose che devo concludere entro quel giorno e quindi mi ricordo improvvisamente cosa devo fare, magari è una telefonata, una cosa proprio da 30 secondi che però non ho ancora fatto e la faccio. E quindi arrivo alla sera che effettivamente ho fatto tutte le attività che devo fare. In più ho appunto un'app o comunque il software PC via browser che mi ricorda cosa sono riuscito a concludere durante la giornata e quindi non ho più quella sensazione di non aver concluso niente, di non aver fatto niente durante il giorno e quindi mi sento anche molto gratificato, oltre ad essere stato effettivamente più produttivo. Lasciatemi dunque introdurvi l'applicativo che attualmente sto utilizzando per gestire la mia to-do list, la mia lista delle attività. Per gestire le mie attività quotidiane, dunque,
ho optato per Todoist. Ho provato veramente tanti programmi, non potete immaginare quanti negli anni, da Asana a Trello. Sono ottimi programmi, di cui tra l'altro alcuni li sto anche usando in ambito lavorativo, ma sono complicati, hanno una marea di funzionalità che servono appunto per condividere le attività con i colleghi e per allinearsi con i colleghi. Io non ho bisogno di tutte queste funzionalità per gestire la mia quotidianità e dunque ho optato per Todoist, che risulta molto semplice e molto funzionale, come vedremo tra poco. Ovviamente, come tutte le soluzioni browser, è gestibile sia da computer, da browser, ma ha anche una versione app Android o per iPhone che si sincronizza automaticamente con il server cloud che detiene i dati. Appena accediamo al programma, siamo subito catapultati nella lista delle attività quotidiane. Come potete attualmente vedere, io oggi ho ancora 3 attività pendenti da completare, di 5 attività che mi ero prefissato. 5 è un numero che ho deciso io e che lo stesso Todoist ritiene un numero valido di attività da concludere entro una giornata. Tenete conto tra l'altro che oggi sarebbe una giornata festiva sostanzialmente, quindi mi ritengo più che soddisfatto nel riuscire a concludere queste 5 attività entro oggi. È molto semplice da usare poiché appena concludo un'attività la posso semplicemente ticcare e essa sparisce e incrementa il numero. Tra l'altro è carino Todoist perché ha un programma che si chiama programma Karma che fa i complimenti quando riesci a concludere tutte le attività della giornata e tra l'altro c'è anche una raccolta dei dati e quindi viene fatto anche una sorta di grafico nel tempo che ti mostra giorno per giorno quante volte sei stato bravo, quante volte sei riuscito a raggiungere gli obiettivi, quante volte non sei riuscito, quanti obiettivi hai fatto mediamente ogni giorno, insomma dati statistici che veramente sono utili in una ottica anche di crescita personale per raggiungere obiettivi e migliorarsi via via nel tempo. Le singole attività della giornata poi sono ricche potenzialmente di informazioni poiché il programma lascia una marea di funzionalità extra, di cui molte però, tipo commenti oppure i promemoria, sono a pagamento. In realtà ci sono dei promemoria anche nella versione gratis, ad esempio l'email mattutina di Remind che ti manda la lista delle attività prefissate per la giornata. Carino di Todoist è anche l'autocompletamento e l'autoposizionamento delle attività. Infatti, se nel titolo dell'attività andate a inserire una data o un giorno della settimana, il programma tende a posizionarvelo in tale data o in tale giorno in automatico. A PC diciamo che questa funzione risulta anche un po' sgradevole, però da smartphone fidatevi che è veramente utile, poiché mentre siete lì con una mano che inserite un po' il titolo dell'attività, basta che date anche un accenno della data o del giorno e vedete che il programma autoposiziona l'attività in tale data o tale giorno della settimana. Quindi veramente veramente carino da questo punto di vista. E utile poi è ovviamente anche la versione a calendario di tutte le attività pendenti, future, prossime e inoltre vi è anche un archivio dove possiamo andare a vedere anche tutte le attività concluse, quando sono state concluse, insomma il programma non perde niente, c'è tutto dentro, tutto ciò che serve per una gestione molto semplice, molto rapida e molto funzionale della nostra lista delle attività, la nostra to-do list. Vediamo ora la versione su Android. Appena avviata l'app abbiamo immediatamente disponibili le attività di oggi, come vedete attualmente sono 3, le 3 che abbiamo visto anche sul PC. È molto facile mettere nuove attività col pulsante più rosso e poi digitare appunto il testo dell'attività, in questo caso appunto digitiamo nuova attività e poi vi faccio anche vedere il riconoscimento intelligente della data odierna o della data in generale, digito la data di domani, 7 gennaio, e vedrete che l'app appunto mi propone già domani come possibile piazzamento dell'attività. Nel nostro caso invece voglio piazzarla oggi, quindi cancello l'attività e seleziono oggi. Una volta aggiunta l'attività alla mia lista, la posso svolgere, una volta ultimata la ticco e essa risulta completata e sparisce dall'elenco. Vedete che appunto ho 2 attività su 5 pendenti,
ed è possibile dal menu vedere anche le prossime attività, vedere il calendario, come abbiamo visto su PC, vedere l'elenco complessivo delle attività pendenti, un po' una gestione molto simile a quanto visto al computer, ma molto molto più semplice, dato che la gestione via app risulta veramente ottimizzata da questo punto di vista. Quindi in generale una ottima soluzione per gestire la nostra to-do list. Spero vi sia piaciuta questa pillola su come ottimizzare la giornata e gestire le proprie attività quotidiane e soprattutto sulla panoramica che vi ho fatto di Todoist. Se avete trovato dei programmi alternativi, avete dei consigli o dei commenti, scriveteli pure qua sotto. Per il resto, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e alla prossima pillola!